Nell'ambito dei nostri filmati sulle società storiche parmensi siamo oggi a Borgotaro per fare un servizio sulla Valtarese Pallacanestro, che è una delle città più, sicuramente la città più gloriosa della nostra provincia. Sono Matteo Daffadà, ora consigliere regionale, consigliere comunale, ma soprattutto ex giocatore di basket nella mitica Valtarese, Diavoli Rossi. Questa società gloriosa, Valtarese, basket e Borgotaro, un binomio indissolubile, che negli anni hanno costruito tante storie, tanti percorsi. Tanti ragazzi sono nati, sono cresciuti grazie a questo sport, calcando il palazzetto di Via Piave, e oggi il Palaraschi, il Bruno Raschi, che ha 40 anni di vita, ma è la dimostrazione di come questo paese ha creduto e crede nel basket, nel gioco di squadra e soprattutto anche nel futuro, perché 40 anni aver avuto un palazzetto di questo genere voleva dire guardare al futuro, ed oggi siamo ancora in queste condizioni. C'è una società importante, una società numerosa, perché si sono unite la maschile e la femminile con la presidenza di Mirko Del Nevo, che guarda al futuro con orgoglio, ma soprattutto con tante prospettive, perché crescere i ragazzi, stare con i ragazzi, educare i ragazzi è una delle cose più belle del mondo, e credo che questo luogo sia proprio la dimostrazione di come questa comunità creda nello sport e crede in questo sport. Buongiorno, sono Ugo Vietti. Ci troviamo al Palazzetto dello Sport di Borgotaro, che è stato inaugurato nel 1985-86, venne addirittura mandato dalla RAI il giornalista Sergio Zavoli. Io mi sono interessato di basket nella mia gioventù, ho fatto l'arbitro a Milano perché la mia famiglia si era trasferita a Milano, la mia famiglia è borgotarese, e ho fatto l'arbitro fino ad arrivare all'arbitro di Serie B, Serie A femminile. Poi mi sono trasferito a Borgotaro nel 65 e lì ho preso in mano la squadra su consiglio di un grande giocatore e un politico di Borgotaro, Giuseppe Costella. La squadra era reduce dalla retrocessione perché l'anno prima, nel 1964, aveva giocato in Serie A. Questo risultato è stato il più grande risultato che una squadra di basket parmigiana ha raggiunto nella sua storia. La Valtarese era formata tutti da giocatori locali, nessuno aveva dei rimborsi spese, anzi agli inizi della avventura cestistica i ragazzi partivano in trasferta con un panino e basta, e non mangiavano basta, per dire le difficoltà che ha incontrato. Il merito di aver portato la squadra, il basket a Borgotaro, è stato il professor Augusto Quarantelli, che era un professore di ginnastica. È lui che ha messo insieme una serie di amici, di ragazzi, e abbiamo fatto un lungo percorso. La Valtarese nella sua storia ha importanti motivi, a parte i risultati cestistici. Per 10 anni è stata invitata all'estero a confrontarsi con squadre soprattutto tramite Luis di Parma, del Cavalier Serioli. Andammo all'estero. La prima trasferta venne fatta a Marsiglia. Siamo a Marsiglia e la Valtarese gioca all'aperto una partita. 15 aprile 1968. Questa è la seconda partita della Valtarese a Marsiglia. Poi siamo a Kiev. Nel 1969 la Valtarese va in Unione Sovietica e viene dirottata in Ucraina. Questa è la piazza rossa del Cremlino. Ho detto che siamo a Kiev. Questo siamo a Kharkiv, città che sono all'ordine del giorno per la tragedia della guerra che esiste. Poi siamo in Cecoslovacchia, a Pisek. Questa è la squadra di Pisek, una cittadina della Boemia del Sud. Per 10 anni la Valtarese è andata ripetutamente in Unione Sovietica. Parliamo degli anni quando c'era la cortina di ferro nel mondo e non c'era ancora l'Intourist
che per avere valute straniere portavano a casa, invitavano i turisti. Arrivare a Mosca era un'impresa con controlli rigorosi, eravamo a nostra insaputa sorvegliatissimi e ci sono stati momenti anche non molto simpatici. Augusto Quarantelli si accorge che non ha più niente da insegnare ai suoi ragazzi, le sue conoscenze del basket sono limitate, allora manda 2 giocatori, uno di 17 anni, Giuseppe Costella, e uno di 18, Dario Del Grosso, che giocava nella sua squadra, li manda a Bologna perché vuole ingaggiare un allenatore professionista. Tenete presente che nella cassa della Valtarese non c'è una lira, allora non c'era niente. I ragazzi vanno in federazione e gli fanno il nome di Gianfranco Bersani. Gianfranco Bersani è stato il capitano della nazionale azzurra di basket agli europei di Londra 48. È stato il capitano della Virtus, ha vinto 4 scudetti in Serie A con la Virtus Bologna, è un'istituzione per Bologna. I ragazzi avvicinano il Bersani e Bersani dice sì, io sono disponibile, io voglio 500.000 lire al mese per il periodo che vengo. Ha detto non ci sono problemi, deve fare il contratto con Quarantelli. Bersani viene a Borgotaro e si accorda con il professor Quarantelli e al quale Augusto consegna un pacco di cambiali che coprivano il periodo di ingaggio. Gianfranco Bersani non incasserà mai una lira dalla Valtarese, anzi finanzierà la società. Quando andava in trasferta e giocava intorno a Bologna, andava là a offrire il pranzatura. Ecco perché la storia della Valtarese è una favola, è una storia che è una favola. Un altro aspetto fondamentale è il torneo Bersani. Bersani muore velocemente e la Valtarese organizza un torneo ogni anno per 10 anni. Le principali squadre di basket italiane e qualche nazionale straniera ha giocato a Borgotaro nel mese di settembre. Parliamo del Simmental Milano, parliamo dell'Inis Varese, campione d'Europa che aveva vinto la finale contro lo Stroitel di Kiev. Parliamo della Mobil 4, tutte queste. Per 10 anni Borgotaro è stato il centro del basket nazionale. Ultima cosa che posso dirvi, le esperienze del CUS Parma. Venivano fatti i giochi nazionali di pallacanestro. Io sono stato allenatore del CUS Parma nella trasferta di Sassari in Sardegna. In quella trasferta il CUS Parma riuscì a battere il CUS Bologna, formato da giocatori della nazionale italiana, vincendo di 2 punti. Noi chiamavamo non CUS Parma, lo chiamavamo CUS Borgotaro, perché dei 10 giocatori del CUS Parma, 7 erano della Valtarese. Più c'era Uguzzoli, uno che andrà in Argentina, c'era Franceschini di Parma e c'era uno di Pontenura, un certo Montanaro. E gli altri erano tutti giocatori della Valtarese. Grazie. Io sono Leonardo Mirko, ho giocato nella Valtarese negli anni 50 e poi ho giocato a Parma con la Salvarani, a Spezia con il DDM e a Bologna con la GD di Bologna. Il ricordo che ho io più dolce che possa raccontare è quello dell'incontro con Gianfranco Bersani, che è stato il nostro allenatore negli anni 50, è venuto a Borgotaro negli anni 50. Raccontare la storia non posso raccontarla perché sarebbe lunga, ma comunque dico che ho dei ricordi favolosi di questo periodo. La mia carriera è terminata poi che avevo, non mi ricordo, 35 anni, 32, 33 anni, e poi ho sempre seguito la pallacanestro. Io sono Eugenio Bianchinotti e ho avuto la fortuna
di giocare, di iniziare a giocare a pallacanestro proprio qui a Borgotaro, nella Valtaresi, che allora era guidata dal professor Augusto Quarantelli, che era insegnante di educazione fisica e che durante l'orario di lezione di educazione fisica sceglieva quasi sempre i giocatori che secondo lui potevano poi entrare in squadra. Un personaggio che tutti ricordano e ricordo anch'io con molto affetto. Abbiamo iniziato i campionati Serie C, Serie D e poi sono passato a Siena nella Mensana un anno per problemi che non sono legati al gioco, ma ho dovuto cambiare società e sono andato a giocare a Bologna nel Gira, nel GD, dove aveva giocato l'anno prima proprio Mirko Leonardi, e lì ci sono rimasto qualche anno, giocando a Bologna, dove ho trovato delle persone meravigliose. E da Bologna sono rientrato poi a Borgotaro e a Borgotaro mi sono fermato 2 anni. Da Borgotaro sono ripartito poi per Parma, dove ho finito questa, tra virgolette, carriera, giocando nel Rapid e nel CBM di Busatti, allora presidente. I ricordi sono legati, le cose più belle sono legate all'inizio, soprattutto quando ho cominciato a giocare con i miei compagni di squadra, che adesso ci incontriamo ancora dopo tanti anni. Adesso ci incontriamo al bar, prima ci incontravamo in palestra. In quel modo sono felice, sono stato fortunato. Sono Mirko Del Nero, ho iniziato a giocare a 9-10 anni, adesso sono 68, sono figlio dei signori che mi hanno preceduto prima. La storia della Valtaresi che parte dal 1953, codice 212 di federazione, oggi siamo arrivati a 70.000, rimangono 26 società più vecchie di noi, ancora affiliate alla federazione. Nel 68 si è formata anche la sezione femminile, con cui abbiamo ottenuto dei risultati straordinari, 3 titoli italiani juniores, molti campionati di Serie A2 ed oggi abbiamo una realtà unita maschile e femminile che lavora su 3 centri, Borgotaro, Bedonia e Medesano. Il prossimo anno apriamo a Parma e apriamo a Felino e cerchiamo di continuare questa meravigliosa storia dei signori che mi hanno preceduto. Cioè, quello che dico sempre ai miei attuali allenatori è di guardare avanti, ma di non scordarsi mai quali sono le nostre radici.